Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Yamaha di Valentino Rossi, la YZR, conosciuta meglio da tutti i suoi tifosi come la M1, un modello in scala 1/4, edizione De Agostini, uscita all'interno, ce ne sono 5, dalla numero 60 alla numero 64 delle 91 previste per il completamento di questo splendido modello che mi ha commissionato un mio iscritto. La spedizione è la numero 17. Adesso guardo quello che è contenuto. Intanto saluto tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi. Iscrivetevi, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di moto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Come potete sentire da voi, ho la voce che c'è e non c'è, ma ci sono i sottotitoli e qualora non si comprendesse quello che io dico. Avrei potuto farlo anche ieri, questo video, ma ero messo peggio di oggi. Quindi qua abbiamo il supporto della centralina elettronica e gli spinotti. Io adesso vi faccio vedere una vista sommaria dell'interno del catalogo, o chiedo scusa, del fascicolo. Poi quando ovviamente andrò a fare il video del montaggio vi farò vedere tutto nel dettaglio. Ecco qui il primo pezzo che troviamo in questa uscita, finitura simil carbonio. Guardate sempre i particolari delle finte regolazioni qui. E poi abbiamo le 3 spine . Ma guardate soltanto come le hanno rifinite. Guardate che meraviglia. Eccolo! È arrivato il mio Michelangelo. Ecco qui. Il mio gatto tigrato. Ciao amore, sei arrivato. Le altre cambia solo il colore, ma sono fatte alla stessa maniera. Queste sono da mettere nel lato sinistro, vedete, L, e questa è da mettere nel lato destro, R. Numero 61. Vedrai, amore, non mi piace tagliarti la testa così nel video. Vieni, mettiti qui, vieni. Così. Fascicoli ricchi sia di fotografie bellissime che di contenuti scritti. Qui abbiamo la centralina elettronica con gli accessori, quindi andremo poi a lavorare su quello che abbiamo visto poco fa.
vi volevo attenzionare su una cosa che mi ha colpito subito. Adesso ve la faccio vedere. Guardate queste due clip che abbiamo in acciaio, vi rendete conto? Guardate che spettacolo, sono perfette. Sono tutte cose che in realtà avrebbero anche potuto evitare di fare, perché poi vanno sotto osservatorio, non si vede nulla, e invece le hanno volute riprodurre così come anche la fascetta in gomma, con le finte fibbie in metallo. Io trovo che siano dei particolari bellissimi che non possono che far apprezzare di più questo autentico capolavoro di riproduzione che ha eseguito la De Agostini, o che comunque ha preso come edizione. Guardate che bello anche questo. Ecco qua sicuramente vanno poi inserite le 3 spine, vedete che abbiamo l'identificazione dei numeri, o forse no, va messo così e le spine forse vanno messe qua, però vedremo. Quindi abbiamo la centralina elettronica, i collegamenti della centralina. Qui sarebbe veramente stato bello, potendolo fare, ad eseguire 2 modelli, uno aperto senza carena e uno chiuso, una vicino all'altra sarebbe stato il massimo, così come io sto facendo con la Lancia Stratos, che sto facendo 3 modelli per me e un quarto modello per un mio iscritto, dove appunto una macchina sarà presentata aperta, una chiusa e l'altra vedrò. Numero 62. Ringrazio anche tutte le persone che condividono i miei video, grazie a tutti. Qui abbiamo le centraline di distribuzione dell'elettronica. Pensate quanti particolari ci sono all'interno di questo modello. Ecco qui per esempio, secondo me, hanno fatto una cosa che si vede per la prima volta, questi colori evidenziati dei tubi, con questo sfondo azzurro che non ti distrae assolutamente, perché non guardi quello che c'è sotto, ma guardi solo i colori evidenziati, in questo caso il verde, il rosso e il giallo, che ti spiegano perfettamente la collocazione dei tubi nei perni dedicati. Vedete qui le foto ci sono, vanno bene perché abbiamo già questa, ma delle foto solo così rendono poco. Però vedete che hanno cominciato a mettere i cerchi, perché nelle edizioni, man mano che le persone stesse vedono anche chi magari monta, prendono un po' da uno, un po' dall'altro e cercano di migliorarsi, ed è giusto che sia così, perché poi alla fine siamo noi, voi, chiunque magari fa dei video, a servire anche un po' a loro per potersi migliorare. Ok? All'interno abbiamo 2 tubi di gomma di 2 differenti misure, anche se qui sembrano molto simili, però qui abbiamo poi i tagli da eseguire, quindi non vi preoccupate. Questo qui che è
questa qui che è la centralina sonde lambda, eccola qui. E attenzione a questi due piccoli connettori, eccoli qui. Questa è chiamata appunto centralina rossa. Anche qui guardate, non hanno voluto esimersi dal non fare queste finte viti. Sono dei particolari da apprezzare tantissimo. E questa è la centralina del sistema frenante. Eccola qui. Bene, adesso passiamo al numero 63. Ragazzi, scusatemi per la voce, come vi ho detto ieri stavo ancora peggio, però ho detto quando lo faccio il video, e se domani sto peggio di oggi non lo faccio più. Qui abbiamo il ritorno alla vittoria ad Assen del 2013. E qui in questa didascalia più in basso c'è scritto: il più lungo digiuno nella carriera di Valentino viene interrotto il 29 giugno 2013 ad Assen, quando in sella la M1 torna a vincere. Abbiamo la prima metà del serbatoio, ci servirà anche l'uscita precedente, la numero 62, dove andremo a montare le varie centraline e i tubi, mentre invece il serbatoio ci viene dato e dobbiamo metterlo da parte. Ecco qua, un grandissimo pezzo tutto in plastica. Questo in realtà è in alluminio, anzi, se non ricordo male dovrebbero essere in acciaio i serbatoi, per garantire appunto la tenuta. Correggetemi se sbaglio, ma dovrebbero essere in acciaio. Io avrei detto alluminio, ma se non ricordo male dovrebbero proprio essere come metallo acciaio. E qui abbiamo le finte saldature del cordone fatto a tighe, ma guardate che riproduzione splendida. Bellissimo. E nel numero 64, che è l'ultimo numero di quello che ho ricevuto in questo nuovo invio, troviamo la seconda metà del serbatoio e andiamo a completarlo come guscio. Qui abbiamo dei dettagli del serbatoio, ma questo fa parte dell'uscita che ci arriverà successivamente. Capiterà a volte che uso il plurale perché, come sapete, vi ritengo parte integrante del canale, quindi
molte volte dico monteremo, andiamo a vedere insieme, la gente si chiede ma se lo stai facendo solo tu perché usi il plurale? Per quello che vi ho appena spiegato. Ok, adesso io non premo perché altrimenti poi faccio fatica perché devo riaprirlo ovviamente. Però guardate quanto è grosso il serbatoio, guardate le mie mani e non sono piccole, ve lo garantisco. Io sono alto 1,85 m, quindi ho una mano abbastanza grande. Eppure lui nella mia mano non si perde. Anche queste saldature qui davanti, guardate. Ditemi se non sembrano vere. Queste sono cose che non si possono non apprezzare. Ecco perché ve le attenziono. Molti si chiedono ma è del tutto inutile perché è coperto. È coperto, ma voi sapete che ci sono, quindi è un modello differente da altri che magari potete vedere in giro. È molto più rifinito e vi garantisco, come vi ho già detto, che questo è un modello veramente che consiglio a tutti di fare, perché comunque la De Agostini permette anche di poterlo completare con 91 uscite e vi garantisco che se fosse uscita oggi per la prima volta, perché se non ricordo male è la seconda edizione questa, se fosse uscita oggi per la prima volta probabilmente avrebbe avuto 100-120 uscite. Su quello che io mi tra virgolette batto è proprio cercando di chiedere anche il vostro aiuto affinché possiate scrivere qualcosa anche voi che fate le collezioni, che i modelli dovrebbero stare tutti dentro le 100 uscite, perché è l'unico modo per poter continuare, almeno per chi vorrebbe poter continuare a fare i modelli, appunto, è questo, di non esagerare con 20-30 uscite in più, perché poi si parla a 13 euro l'una, 30 uscite più sono 390 euro, 20 uscite 260. Quindi ecco, per questo che mi permetto di attenzionarvi anche su questo fatto, perché è importante. Grazie a tutti ragazzi del vostro tempo, un abbraccio e un saluto a voi e un saluto anche a tutti i vostri cari più cari. Grazie sempre di avermi seguito e mi raccomando, sempre che ne abbiate piacere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ci vediamo ovviamente nei video che adesso andrò a preparare per il montaggio di questi pezzi. Ciao a tutti!